Ciao amici nottambuli, questa notte parliamo di... Mi schiarisco un po' la voce? Bud Spencer e Terence Hill. Altrimenti ci arrabbiamo? 1974. Regia di Marcello Fondato. Si tratta dell'unico film della coppia diretto da Fondato che però diresse il solo Spencer in Charleston e in seguito scriverà molte sceneggiature per il regista Michele Lupo, come lo chiamavano Bulldozer e uno sceriffo extraterrestre. Si tratta anche del primo film della coppia girato in una metropoli, qui siamo a Madrid, anche se non si vede mai perché l'ambientazione vera e propria è l'indimenticabile Luna Park, che sarà infatti al centro delle vicende. I due protagonisti questa volta sono Ben, cioè Bud, che fa il meccanico, e Kid, Terence Hill, entrambi piloti di rallycross, che vincono a pari merito una di un buggy. Quindi, se vi piace il rallycross, in apertura del film c'è una bella gara spericolata con auto anni 70, soprattutto Ford Escort, che vi piacerà sicuramente. E da qui si arriva ad un altro momento epico del film, come contendersi la bellissima Dune Buggy rossa con capottina gialla, con la sfida birra e salsicce, che stavolta sostituiscono i fagioli, nel locale del Luna Park. So che molti di voi avranno provato a rifarla a casa, qualcuno avrà vomitato. Beh, bisogna essere allenati. La sfida viene però interrotta da una banda di sicari che prima distruggono mezzo locale e poi incendiano la Dune Buggy. I sicari sono al servizio del capo, non viene mai nominato, ma interpretato da John Sharp, un palazzinaro che vorrebbe far chiudere il Luna Park con la forza per costruire nella stessa area dei palazzi. Assieme al capo c'è anche il dottore pazzo Donald Pleasence che gli dà le dritte e, se ci fate caso, sono entrambi doppiati da Oreste Lionello. E qui abbiamo una tematica adatta ai film della coppia, a volte ad esempio sono animalisti, come nel film Io sto con gli ippopotami, in questo caso invece sono contro le speculazioni edilizie, quindi questo è il tema del film, e si mettono ovviamente di traverso al prepotente di turno. E nasceranno quindi le solite scazzottate, questa volta veramente belle, divertenti anche abbastanza lunghe. Forse le scazzottate meglio girate di tutta la loro filmografia, per dirne una, quella memorabile in palestra. Scazzottate che serviranno a tenere aperto il Luna Park, facendo desistere il capo dai suoi progetti, e soprattutto serviranno a Ben e Kid, che avranno indietro non una ma addirittura due Dune Buggy. Una trama quindi molto semplice e una sceneggiatura con pochi dialoghi, spesso muta, non so se ci avete fatto caso. Bud e Terence si scambiano spesso sguardi e sono più taciturni del solito. C'è infatti la lunga scena del rallycross, poi si abbuffano di salsicce, quindi hanno la bocca piena e non parlano. La scena abbastanza lunga del ballo nel ristorante del capo, le sfide al Luna Park sempre mute, la lunghissima scena del coro dei pompieri e tutte le scazzottate, praticamente dialoghi ridotti all'osso. Ovviamente è stata una scelta voluta. Per questo motivo non ritengo, altrimenti ci arrabbiamo, proprio il mio preferito della coppia, e preferisco i film diretti da Barboni o da altri, ma nonostante tutto ci sono tante scene che sono rimaste storiche e forse per questo è uno dei titoli più rappresentativi dei due. I personaggi ricalcano sempre quelli già visti in altri film, Bud è più scontroso, Terence è più furbo, uno dei due o entrambi sono dei vagabondi, questa volta Terence vive in un bellissimo motorhome, un Pegaso Comet Ackerman, e questa situazione si ripete in tanti film. Per dirne una, lo chiamavano Bulldozer, Bud vive in una barca. È abbastanza difficile vederli vivere in un condominio, stanno sempre all'avventura, senza famiglia, non hanno mai vite noiose, e se questi film funzionavano un motivo ci sarà. Unico film della coppia da cui è stato tratto un remake, con Edoardo Pesce nella parte di Ben e Alessandro Roia che interpreta Kid, film che ancora non ho visto ma appena posso dedicherò un video. Ultima curiosità su questo film, da qualche mese sul sito della Lego è stato presentato un progetto, praticamente il kit del film, con tanto di Dune Buggy, officina di Ben e camper di Kid. Non so chi l'abbia ideato, non lo conosco, ma voglio pubblicizzarlo perché è fatto veramente bene. Se volete supportarlo vi lascio il link in descrizione. Per commercializzare il kit bisogna arrivare a 10.000 supporter sul sito. Poi ovviamente me lo comprerò e ci gioco la sera. Leggendaria la hit Dune Buggy degli Oliver Onions, cioè i fratelli De Angelis, che penso chiunque di voi almeno una volta nella vita l'ha canticchiata, magari cambiando il testo e inventandoci qualcosa sopra.
Quindi, film assolutamente da vedere, se ancora non l'avete visto, ma mi pare strano, forse i più giovani ancora non l'hanno visto. Ovviamente è disponibile in DVD o comunque lo passano sempre su Rete 4, quindi non ve lo potete perdere. Film iconografico per la coppia Spencer e Hill. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, tanto mi trovate qua ogni sera verso le 22. Per questa volta è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!